Hai cliccato su questo video, quindi sicuramente una delle tante domande che ti sarai fatto a riguardo è: perché non prendono la mia musica? Devo quittare? Devo lasciare la musica? La risposta è no. Ciao, io sono Matte, anche detto Odeon, e sono un produttore, un sound designer, faccio un po' di tutto, sto un po' dietro le quinte nel sistema dell'industria musicale. Sono qui oggi dopo un lungo periodo di siesta da YouTube per ricominciare a fare un po' di video e portare argomenti interessanti. Oggi parleremo di come inviare le demo alle etichette discografiche. Questo sarà un video dove ti mostrerò il mio punto di vista, quindi le mie opinioni, le mie azioni, quindi quello che io ho fatto all'inizio del mio percorso e come si è sviluppato questo workflow, chiamiamolo così, di invio alle demo, e magari che potrà farvi saltare degli step o vi eviterà degli errori madornali che possono portare anche a bruciarvi dei contatti. Dobbiamo mandarle noi o le deve mandare qualcun altro? Allora, dal mio punto di vista è meglio mandarle noi, cioè perché almeno ci mettiamo la faccia. Altrimenti, questo proprio è un discorso a parte che però non tutti conoscono, ci sono dei servizi di track placement, ovvero ci sono delle entità, dei management, dei personaggi che conoscono determinate realtà o determinate persone all'interno di etichette discografiche che si occupano di pitchare il vostro brano, e quindi a questi curatori che di conseguenza, dato che il contatto è amico, risponderanno subito, daranno un feedback magari più dettagliato perché comunque conoscono la persona, ovviamente in cambio di cosa? Di soldi. Quindi non lo so, dovete stare molto attenti, dovete conoscere bene le persone, non vi dovete far fregare perché altrimenti spendete soldi inutilmente. Però è bene sempre conoscere queste tipologie di servizi, altrimenti le inviate a mano con account Gmail o crearvi un vostro sito con un proprio dominio email, così da rafforzare proprio la vostra immagine e il vostro potere. Adesso, prima di pensare all'email e a tutto quanto, bisogna fare chiarezza, bisogna identificarsi un attimo nella testa di chi c'è dietro la gestione di un'etichetta. C'è dietro una persona all'etichetta discografica che si occupa di sentire le demo, di catalogare brani, e quindi dobbiamo un po' entrare nella sua mente. Bisogna farsi delle domande in testa. Allora, la prima è: il brano mi convince? Cioè, l'idea, la struttura, il sound design è quello giusto? È corretto? Sì? Ok. Per me bisogna chiedere un'opinione ad altre persone, quindi di conseguenza inizio a mandarlo ad amici, altri produttori, a persone del settore, per chiedere dei feedback. Potresti fare questo, potresti fare quell'altro, e quindi di conseguenza poi in base a quello mi faccio condizionare relativamente e riesco a sistemare, diciamo, il brano cercando di fare una media di tutti i feedback. Ok, sistemato. Bisogna cercare di compararlo un po' con le reference, non nel senso di copiare i brani o farli come quei brani, perché altrimenti saremmo una copia. Bisogna un attimo pensare al sound generale del brano, quindi il brano rispecchia il sound dell'etichetta? Ok, va bene, però deve rimanere sempre una roba personale, che ha la mia identità, ma deve avere delle sonorità relative all'etichetta, se vogliamo prendere quella determinata etichetta. Dipende un po' dai vostri obiettivi di vita, insomma. Una volta comparato e ok, ci siamo, va bene, possiamo passare alla fase successiva. Altrimenti, se ci sono queste tipologie di lacune, possiamo provare a risolverle. Come? Allora, innanzitutto, che cos'è che non funziona del brano? Non funziona la produzione? Rimettiamoci sulla produzione. Non siamo buoni a fare la produzione? Ci possiamo affiancare a qualcuno che con il tempo, standogli a fianco, vedendo un po', imparando, ci migliorerà sicuramente, quindi anche a livello di pensiero, a livello di mindset produttivo. Quindi ci affianchiamo a un professionista per cercare di capire come migliorare le nostre produzioni, o ce le facciamo migliorare, perché esistono questi tipi di servizi, anzi i brani li fanno in 200 a volte, quindi ci sta. È pure un aspetto un po' creativo di includere qualcun altro all'interno del progetto. Hai problemi di mix, il brano suona una chiavica e non si può sentire? Puoi sfruttare le competenze di qualcun altro per farlo suonare meglio. Il tuo master non è abbastanza e il tuo mix suona bene? Lo mandi a fare il master da qualcuno, da servizi esterni. Ci sono tantissimi mastering engineer fantastici, costano. Io solitamente ci vado da quelli esterni perché mi piace farmi masterizzare i pezzi da ingegneri esterni, perché magari hanno un orecchio più fresco. Stessa cosa per i mix, dipende dalla situazione, perché focalizzarsi troppo su una produzione poi ci porta al pensare troppo e a non farci prendere scelte lucide. C'è da aggiungere anche una cosa: non dovete lasciarvi scoraggiare dai feedback negativi, dovete credere anche nella vostra idea. Logicamente non è che tutto quello che dicono gli altri è giusto, cioè dovete credere nella vostra idea, non dovete essere troppo orgogliosi, nel senso, se una persona di cui vi fidate vi dà un feedback reale,
autentico? Ne vale veramente la pena cambiare questa cosa? Poi se una persona è troppo negativa, vi smonta sempre le idee, non mandategli più niente, perché altrimenti non riuscite mai a finire un pezzo. Adesso passiamo all'analisi del tipo di label, che è molto importante. Gli elementi chiave sono la dimensione della label, il tipo di prodotto che pubblica, poi c'è la nostra identità artistica, che non deve essere disintegrata solo per arrivare a quell'etichetta, perché noi ci dobbiamo arrivare con la nostra identità. Quindi, come ho detto all'inizio, preservare la nostra identità artistica per cercare di arrivare a quell'etichetta, ma sempre preservando il nostro sound. Ok, va bene questo, va bene quell'altro, però comunque devo mantenere una mia identità, altrimenti tutto questo discorso che stiamo facendo è inutile, perché facciamo i brani per le etichette e poi rimaniamo lì. Invece dobbiamo cercare di acquistare punti dal punto di vista dell'identità, quindi dobbiamo rimanere sempre noi stessi. Poi è importante analizzare anche lo standard dell'etichetta, quindi la qualità dei prodotti, come avevamo detto prima, quindi questo confronto anche come suonano, come sono arrangiati a livello strutturale, se prendono per poi passare al punto successivo, che è cosa richiedono, quindi radio edit, extended, che tipologie di brani stanno facendo, a cosa puntano a Spotify, puntano a farlo suonare da DJ. Di conseguenza bisogna fare un'analisi e capire un po' qual è il vostro obiettivo. Un appunto è sul tipo di label di cui stavamo parlando prima. Siamo delle persone ambiziose che vogliono raggiungere determinate tipologie di etichette. Innanzitutto bisogna anche essere onesti con noi stessi, cioè nel senso, se io avvio un progetto da zero è logico che non vado a puntare a un'etichetta gigantesca, però è meglio sempre partire medio-basso e poi piano piano salire e crearsi una cosa dove usciamo con tanti brani, ci costruiamo la nostra identità e poi spacchiamo, il che ha senso. Non disprezzate le etichette piccole, perché nelle etichette piccole ci stanno anche più soldi, tra virgolette. Lo so che può sembrare strano, ma ci sono alcune etichette con cui ho lavorato che hanno molti più soldi rispetto ad altre, sia per quanto riguarda le promozioni, eccetera eccetera, quindi ci sta. Una label non è un'entità astratta, sono gruppi di persone, è un business che funziona soprattutto, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, e certe volte ti può aiutare a non buttare la tua musica, perché c'è anche la strada indipendente, ma la realtà è la seguente, cioè nel senso, loro devono fare i soldi con i tuoi prodotti, quindi cioè, se ti dicono no, non fa per me, è perché sicuramente sanno come si lavora. Loro sanno qual è il loro target, sanno quali sono i prodotti che funzionano di più, quali tirano per il loro, diciamo, per costruire un catalogo coerente che funzioni con il loro pubblico. Quindi non ti demoralizzare, non pensare che il tuo brano fa schifo. Semplicemente in alcuni casi non funziona perché non funzionerebbe nel loro catalogo, e posso farti un esempio specifico. Faccio garage, UK garage, organic house, faccio diversi generi musicali e mi adatto un po', mantenendo il mio sound integro, a varie etichette discografiche, e di conseguenza ci sono delle etichette discografiche, una in particolare dove conosco una persona all'interno che mi balza sempre le demo. Perché però mi balza sempre le demo? Io non ci rimango male semplicemente perché so che il mio prodotto vale, di conseguenza so che quel prodotto certe volte non va bene per il target di quella label, nel senso, se quella label lavora con delle playlist che sono basate sulla cassa in 4 quarti e io gli mando un pezzo breakbeat, non va, cioè nel senso non tira, non possono fare scambi di playlist, non possono farle suonare magari ai DJ o altro, perché semplicemente non funziona per lui, quindi è giusto così e bisogna starci. Sarebbe una presa per il culo prendere un brano e poi dopo lo rilasci e non fa nulla, cioè rimane lì, piatto, è sprecato, quando invece potevi andare a trovare un'etichetta in grado di valorizzarlo al 100%. Bene, adesso arriviamo al punto clou di tutto il discorso. Ma come trovo ste persone che stanno dietro le etichette? Dopo tutto sto preambolo gigante, che dirai inutile, no, perché almeno così hai capito un po' come funziona. Se lo sai, meglio per te, hai skippato fino a qui. Allora, la prima opzione sicuramente è quella della mail generica, quindi delle mail che trovate o dei form che trovate all'interno dei siti, o magari, che ne so, nelle descrizioni di Instagram che ci sono proprio i form da cliccare. Un sacco di etichette discografiche hanno questa opzione, e vi dico, è utile? Sì.
A volte sì, a volte no, dipende dall'etichetta. Ci sono etichette enormi che non vi risponderanno mai, ce ne sono alcune invece che, ok, ho sentito la demo, ti metto e ti collego con la persona che si occupa di gestire, non lo so, i contratti e le release, e ti fanno il contratto, ciao, esci. A me è successo un sacco di volte. Così, demo, e mi risponde un tizio da un'altra mail. Quindi in realtà non disprezzate l'email generica. Comunque, se non vi va di mandarla l'email generica, andate su Rocket Reach, che è un sito a pagamento che vi permette di trovare contatti in generale, un po' di tutti. È a pagamento, cioè comunque penso lo conoscano tutti quanti. Altra opzione è andare su SoundCloud, magari c'è qualche email all'interno di Contattami, o qualche email o qualche form nascosto che, a differenza di Instagram per esempio, non è visibile, cioè su Instagram magari non è visibile, invece su SoundCloud se lo so dimenticato. Un altro modo è su Twitter, io li trovavo lì perché magari uno scrive, che ne so, nome della label, demo, Twitter, e c'è un tweet di una persona che ha scritto il suo indirizzo, per esempio su Twitter, che ci può stare, e quindi lo trovi lì. Bandcamp pure qualche volta ha il modulo contatti, oppure semplicemente nella descrizione delle info mail di YouTube. Certe volte ci sono delle mail di alcune persone all'interno della mail di YouTube, quella classica, info mail sta là dentro. Oppure questo tricchetto dell'ultimo minuto, con l'ultimo aggiornamento di Spotify, quando vengono compilati i metadata dei distributori, vengono inseriti anche gli ENDAR all'interno della descrizione. Lo so, fa ridere, però tipo in America ce ne sono tantissimi, se andate a guardare nei crediti. Quindi sgamate il nome e poi da lì, insomma, avete capito. Però ricordatevi sempre, non piace alla gente quando la gente si approccia in quel modo. Quindi un altro consiglio è molto costoso, però andate agli eventi, cercate connessioni, chiedete agli amici per conoscenze, cercate di spalleggiarvi tra di voi, oppure fate track placement, però quello diventa molto costoso, quindi non so, dipende che etichetta è, perché ritorniamo sempre al discorso della fuffa e della truffa, quindi non saprei. Fuffa e truffa però dipende, cioè nel senso non in tutti i casi, però ce ne sono di casi di fuffa e truffa, altri no invece, che di persone che conosco che lavorano molto bene, e ho fatto anch'io, quindi ci sta, per artisti terzi intendo, quindi non devi neanche fare niente e poi magari ti si aprono altre strade. Bene, quindi una volta insomma che abbiamo trovato le email e tutto quanto, come scrivere l'email è più semplice di quello che uno può pensare. Cioè l'email non bisogna raccontare tutta la storia della propria vita come dicono quei video su YouTube, ciao sono questo, ho fatto questo, ho 25 anni, e quello che alla gente non gliene frega una minchia. Semplicemente dovete inviare la vostra musica, la musica deve essere il focus. Se mando che ne so, una roba molto grande di compilation, di EP eccetera eccetera, metto pure il press. Però lì ci sono dei portali, per esempio, che possono includere il press come disco AC, che non è che conoscono tutti quanti, però è una roba molto professionale per determinate label, perché alcune label, per esempio, non prendono demo da portali di cui vi parlerò adesso, ma vogliono quello, quindi è un po' relativa la cosa. Comunque, l'email corretta, secondo me, è questa. Cioè, questa è quella che manderei personalmente, che mando quando approccio a un'etichetta, di chi sono, ma proprio brevemente di dove sono, che è importante, poi link della demo, saluti e abbracci, basta. Invece una sbagliata è questa, ovvero tipo raccontare tutta la storia della propria vita dalla A alla Z, che alla fine non c'è manco il tempo di cliccare il link che uno ha chiuso l'email, perché ha detto ma che ha scritto questo? Ha scritto a Divina Commedia. Se vogliamo parlare di oggetto, l'oggetto deve essere il classico oggetto, non lo so, io certe volte ci scrivo demo submission, se invece voglio aprire un thread di demo che voglio mandarli costantemente ci scrivo demo thread, quindi dipende un po' dal contesto. Comunque se volete creare quel rapporto, io ho tantissimi demo thread con tantissime label dove ogni mese gli mando le demo sempre nella stessa mail, loro fanno ok bella questa, bella no, questa fa schifo eccetera eccetera, e mi danno feedback, e magari mi mandano anche briefing di brani, o magari mi mandano anche demo di altri o demo per collaborazioni. Questo può capitare, ci può stare. Come risolvere questo problema? Perché poi si pone un problema, il problema della demo balzata, chiamiamola così. Ok, me l'ha balzata, va bene, che cosa faccio? Io le metto da parte, le prendo, le archivio, faccio le stems, le metto da parte. Io sono anche un mastering engineer e lo faccio per determinate etichette, cioè mi si sono aperte delle connessioni con degli artisti e io ho sfruttato il fatto che alcuni brani magari non li sentivo più così hit e li ho fatti
in collaborazione con artisti di quell'etichetta, il che ti porta a pensare, vedi, allora questo brano magari con il tocco di qualcun altro ci può stare, quindi non disprezzate mai le collaborazioni vi servono per crescere ed è molto importante, secondo me, questo aspetto a livello umano e produttivo. Alla fine, da certi punti di vista è pure più semplice, perché magari fai collaborazione con un nome molto più grande del tuo, molto più affermato, e di conseguenza lo piazza per te. Allora, per quanto riguarda invece le piattaforme per il caricamento, qui c'è un discorso abbastanza ampio. Dipende molto dal contesto. Alcune etichette, per esempio, vogliono l'invio direttamente nei form, quindi vi basterà compilare il form con nome, cognome, indirizzo email, breve descrizione e via. Invece per quelle che dovete inviare via email, le piattaforme possono essere SoundCloud, Dropbox, Disco.ec, Drive, oppure queste piattaforme di submission, quindi Label Radar, ma non lo so, io non ho mai fatto submission da lì, cioè forse una volta, ma non mi hanno mai risposto, però non so se funzionano effettivamente. E diciamo, certe volte sono pure inutili se sono utilizzate a caso, quindi bisogna utilizzarle con criterio, sempre per il discorso della coerenza musicale. Bisogna evitare invii massivi, quindi in copia, ma bisogna personalizzare ogni link per label. Certo, poi vi viene tipo una roba enorme su SoundCloud e niente, e poi mandare il link privato con il download aperto. Dovete sempre informarvi e leggere la descrizione, che è molto importante. Leggete le specifiche di invio delle demo. Cosa succede dopo l'invio di questa mail? Dopo che avete inviato l'email non vi rispondono, non vi cagano. Ecco, come comportarsi dopo l'invio di questa mail? Cioè, che cosa fare dopo che l'ho inviata? Aspettare, semplicemente, devi aspettare. Ci sono dei plugin di terze parti, tipo per Chrome, tipo come Streak, che ti permettono di vedere se loro aprono l'email. Non lo so, bisogna aspettare comunque. Bisogna aspettare quanto? Non c'è tempo definito. È variabile, semplicemente. Vi faccio un esempio. Abbiamo mandato una demo l'anno scorso, ci hanno risposto dopo un mese. Però nel frattempo ci avevano risposto anche altre etichette, quindi abbiamo dovuto scegliere. All'ultimo secondo poi abbiamo scelto. Non ci risponde nessuno, ci hanno risposto tutte insieme, quindi dovete anche inviare poche email, cioè poche email per volta, e aspettare, perché se ne mandate 20 poi vi rispondono tutte insieme, ok, però poi cosa rispondete all'altra? È stata presa? Non è più disponibile? Poi ci sono dei trucchi magari per recuperare, per esempio, ok, vabbè, no, questa l'avevamo mandata tanto tempo fa, quindi magari non è più disponibile, magari ti mando quest'altra come opzione, anche questa. Comunque, se non rispondono, si può effettuare un follow up. Che cos'è un follow up? È una seconda mail dove si scrive ci sono news, oppure avete sentito la mia demo? Una roba del genere, molto delicata, gentile, così. Mandare un follow up, massimo 2, cioè io di solito ne mando uno e poi solitamente rispondono no, va bene, non va bene. No, non va bene, nel senso va bene. Gli mandate altre demo, cioè non vi demoralizzate, le mandate da un'altra parte. Semplicemente non era la giusta traccia per la label. Arriva il rifiuto, si ringrazia, si va avanti e magari in futuro si tiene aperta la conversazione per mandare nuove mail, perché comunque le relazioni si costruiscono nel tempo, non è che è una cosa immediata. Cioè c'è proprio un rapporto di amicizia, tra virgolette, digitale, poi se li incontrate nella vita reale meglio ancora. Bene, dopo questo esaustivo video, non so quanto durerà, sarà molto lungo, io spero che tutto questo discorso vi sia servito. Nulla, ci vediamo il prossimo venerdì, penso, perché ricomincerò a far uscire video settimanalmente, speriamo, quindi vi ringrazio per la visione e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!